Erik Satie. Satie è un artista, anzi, diciamo un pianista, di fine 800 e inizi 900. Scartato dal Conservatorio di Parigi, si arruolò nell'esercito, ma capì presto che quella vita non era adatta a lui. Difatti si procurò volontariamente una bella congestione polmonare per essere rispedito a casa. Tutto cambiò quando, per caso, incontrò Claude Debussy in un locale. Ma lascio il resto della biografia a voi perché in un video potrebbe risultare tedioso, ma molto interessante da prendere singolarmente. Per capire appieno un autore è importante sottolineare il contesto culturale e storico. Siamo nella Parigi del Novecento, nel pieno dell'impressionismo, e Satie lo si vedeva fare lunghe passeggiate per le strade di Parigi. Alcuni amici scrivono addirittura di lui come un passeggiatore accanito. Percorreva chilometri e chilometri a piedi, e questo era un po' l'ambiente che sentiva. La particolarità che mi ha colpito di più di Satie è sicuramente la seguente. Si sa, Satie era un uomo particolare, strano, un po' egocentrico. Ecco, lui viveva in un armadio, come lui definiva casa sua, e in una delle due stanze della casa vi era una camera segreta, che fu aperta solo dopo la sua morte. Ecco, quella stanza nascondeva una collezione di ombrelli di tutti i tipi e colori. Come ho imparato a suonare Gnossien, praticamente ho visto dei video su YouTube, come questo che state vedendo, e ho cercato di imitare il suono e come suonare le note con le dita. Ho cercato un po' di tutorial, un po' di video su YouTube, magari più specifici e fatti da gente che comunque sa suonare. Ho imparato le nozioni base di Gnossien numero 1. Sconsiglio vivamente di imparare a suonare in questo modo. Ecco, tenendo a mente questo, ho iniziato a suonare le prime note di Gnostienne numero 1. Questo video, lo ribadisco, non vuole essere né un tutorial né una fonte di ispirazione per come suonare o come imparare a suonare il piano. Personalmente lo ritengo come fosse un giornale di viaggio sulle mie difficoltà principali che ho incontrato imparando i seguenti pezzi. Gnostienne numero 1, Fury Elise, Moonlight Sonata numero 1, Chopin, il notturno di Chopin più famoso, opera 9 numero 2, e Clair de Lune di Debussy. Partiamo con Gnossienne numero 1. Sicuramente la difficoltà principale che si incontra all'inizio è premere le note in modo adeguato. Consiglio questo esercizio, mi sento di consigliare solo questo esercizio come pratica prima di iniziare. Superato questo step iniziale, ho trovato parecchie difficoltà nello sganciare la comunicazione mano destra e mano sinistra, perché come vedete le note possono sembrarvi semplici, ma vi assicuro che inizialmente sarà dura. Io mi sono trovato bene studiando prima la parte destra e poi la parte sinistra, combinandoli in seguito. Un'altra parte più complicata è sicuramente più avanti nel pezzo, ed è esattamente questa qui che vi mostro. Vi aiuterà l'esercizio che vi ho mostrato in precedenza. In generale mi sento di dire che Gnossienne numero 1 è uno dei migliori pezzi per iniziare a studiare il piano. Questo è più o meno il livello dove sono arrivato e mi sento soddisfatto e pronto a passare ad un altro pezzo più complicato, Fury Elise. Il pianoforte che sto usando è un Donner DEP 20, lo potete trovare su Amazon a 300 euro, magari vi metto il link qui sotto. Il suono capisco che non sia ottimale, ma a 300 euro con i tasti pesati non ho saputo trovare di meglio. Quindi alla prossima con Fury Release.